Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda metà di settembre 2023. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del Capricorno. Può essere che ci sia un periodo, diciamo, un po' lento, un po' di stasi, perché quando c'è la carta dell'appeso si parla sempre di un momento di fermo che dà la possibilità comunque di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. È una carta di accettazione fondamentalmente. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che vi spiega come unire questi tre oroscopi, trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e poi ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi, come il corso gratuito sui tarocchi o sui chakra. Allora, andiamo a vedere per il mese di settembre, per la seconda metà del mese di settembre, come saranno le energie. Allora, abbiamo la sacerdotessa, la forza, un asso di coppe, un sette di spade, un re di denari, di nuovo la carta dell'appeso, e un 2 di bastoni. Ragazzi, partiamo con un 2 e terminiamo con un 2. Allora, quando c'è la carta della sacerdotessa è perché si fa riferimento a quello che potrebbe essere un'intuizione, a quello che potrebbe essere uno studio in materia esoterica, una persona che magari ehm, vi aiuta, diciamo, a entrare in certi tipi di filosofie. Quando c'è la carta della sacerdotessa si fa sempre riferimento anche al mondo dei sogni, proprio perché è il subconscio che parla e quindi è un po' come se il nostro intuito ci desse degli avvertimenti, dei consigli, insomma dei messaggi. Vedendo queste due carte ho come la sensazione che qui manchi il coraggio per fare un movimento, per fare anche magari un incontro con questo asso di coppe. Quando c'è la carta della forza al contrario è perché si è un po' statici, ma in effetti l'energia, diciamo, di base è proprio questo appeso. Abbiamo poi anche un 7 di spade al centro della lettura, ragazzi, quindi qui si tratta di non raccontarsi bugie o di non raccontare bugie. Mm? Io il 7 di spade lo sento abbastanza collegato con la carta della luna, perché è sempre quella, diciamo, quella mezza verità, se vogliamo. In questo caso è più una verità distorta volontariamente. Queste tre carte le andiamo a vedere direttamente dopo. Ripartiamo dalla sacerdotessa. Io intanto, ragazzi, vi comunico che finalmente ho ripristinato WhatsApp. Quindi per chi avesse già il numero, se per caso mi avevate scritto nel mese di agosto, sappiate che i messaggi non li ho più ricevuti. Quindi, insomma, da adesso sono operativa, ok? Allora, andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo un 10 di pentacoli, un 6 di spade e un 5 di spade al contrario. Allora, in questo caso la sacerdotessa mi dice che qualcuno ha realizzato, ha preso consapevolezza che probabilmente è il caso di allontanarsi da un certo gruppo che può essere sia familiare che lavorativo. Il 6 di spade è proprio una carta che dice che c'è bisogno di allontanarsi, c'è bisogno di andare verso terre più tranquille. 5 di spade sembra una carta di scusate, di confusione mentale. In questo caso che è girata al contrario, ci potrebbe essere qualche gioco di potere in mezzo in questa situazione. Andiamo a vedere la forza. Wow, un'altra volta la sacerdotessa. 8 di spade al contrario, sacerdotessa.
Ho come la sensazione che qualcuno non voglia ascoltare l'intuito, come se non vogliate vedere. L'otto di spade è sempre una carta di cecità, è una carta di qualcuno che si sente bloccato, impotente, magari vittima, però in realtà è solo una sensazione di tipo mentale, è una percezione, in realtà non è così perché se ci fate caso le briglie sono morbide, quindi la ragazza si potrebbe sciogliere da questo turbinio mentale. È come se non avesse il coraggio di guardare oltre. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Regina di spade, temperanza e asso di coppe nuovamente. Ragazzi, l'asso di coppe personalmente mi ricorda molto il quarto chakra. Qui ce l'avete 2 volte ed è come se doveste guarire guarire il quarto chakra, mi verrebbe da dire. Con la regina di spade normalmente si taglia, si fanno delle regole, si programma, si pianifica. Però in un certo senso è come se vorreste guarire, vorreste questo nuovo inizio, può essere come vi dicevo prima un incontro, un'apertura di cuore, può anche essere un innamoramento, per qualcuno vi ricordo che questa è una stesa generale, può vibrare come lavoro, come famiglia, come amici, come qualsiasi cosa, quindi adattatelo voi alla vostra realtà. Voglio andare a vedere dove vi raccontate le bugie o a che cosa fa riferimento questo 7 di spade. Giudizio e cavaliere di bastoni, di coppe. Sì, ragazzi, è qualcosa che non volete vedere. Siete voi che non volete vedere qualcosa, eh? Può essere una relazione perché abbiamo un cavaliere di coppe. È come se o vi state aspettando un'offerta che non arriva, una proposta, magari proprio questo incontro che non arriva, o perché con la carta del giudizio il contrario, ehm, sento questo gruppo di carte come se ci fosse una sorta di immaturità nel voler accettare le cose, è per quello che qui avete la temperanza, è per quello che qui avete l'appeso. Vi dicono di guardare le cose da un altro punto di vista, perché non è esattamente così come lo vedete voi. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Cinque di bastoni e 2 di pentacoli. Dunque, se fosse una questione lavorativa, vi dico che c'è questo re di pentacoli, può essere una persona che vi viene in aiuto o semplicemente può essere il modo in cui voi vi trasformerete. Quindi, diciamo, il re di denari normalmente è una persona generosa, una persona che aiuta, è disponibile, è pronta a dare il proprio contributo, sia che sia economico, sia che sia temporale, sia che sia di conoscenze. Però c'è sempre questo 2 di pentacoli che è un po' il tentare di tenere il piede in 2 scarpe, gestire magari più lavori, più situazioni. È una carta un po' di equilibrio, il 2 di pentacoli, come se qualcuno stesse cercando di rimanere in equilibrio. Andiamo a vedere l'appeso. 9 di coppe e 4 di pentacoli. È come se la situazione di fermo in realtà non fosse poi così male, vi dico, perché comunque abbiamo un 9 di coppe e quindi è una carta, in realtà sono 2 carte statiche, molto statiche e riprendono un po' l'energia dell'appeso, però in realtà non state poi così male fermi in quella situazione.
Potrebbe esserci una sorta di attaccamento, potrebbe esserci una sorta di staticità proprio a livello di residenza, a livello abitativo. Però è come se voleste iniziare qualcosa di nuovo, ma qui non sapete, non vedete, non capite da che parte cominciare. La forza al contrario è proprio una di quelle carte che dice che non avete il coraggio di fare un passo, di fare un movimento. Sapete quello che c'è da fare, ma è come se non aveste il coraggio di farlo. Però con questo re di pentacoli, o siete voi che a un certo punto vi trasformate e smettete di raccontarvi bugie, oppure è qualcuno che arriva in aiuto. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. 2 di bastoni mi sembra giusto e 3 di bastoni. Come se foste insicuri sul da farsi, se appunto diciamo rimanere lì dove siete oppure se prendere le distanze. E che ancora c'è qualche cosa che non vedete. Io credo che non siate consapevoli o delle vostre proiezioni, delle bugie che state raccontando voi stessi, oppure delle bugie, manipolazioni, competizioni che potrebbero esserci intorno a questa situazione o a questa relazione. Ho più la sensazione che sia una situazione più che una relazione vera e propria, però come ho detto prima, ognuno di voi lo adatti alla propria realtà. Qui avete la temperanza, è come se doveste portare in equilibrio quello che provate con quello che pensate. Cosa c'è da tagliare per far sì che il cuore possa sgorgare, che questa coppa possa sgorgare? Ragazzi, in realtà non lo sento un periodo negativo, solo un po' dubbioso, mi viene da dire, e per certi versi anche un po' statico. Però ecco, diciamo che la prima parte della lettura, quindi la terza settimana di settembre, potrebbe essere un po' più cupa a livello di pensieri, a livello di emotività, mentre nell'ultima settimana di settembre le cose, diciamo, inizierete a vedere da un altro punto di vista, ok? C'è comunque la carta dell'appeso che appunto vi dà questo momento di riflessione. E poi comunque nonostante i due di bastoni, poi abbiamo un 3. 3 è l'espansione, qualcuno che si muove, che va oltre, ok? Va bene, andiamo a vedere un oracolo per darvi ancora un consiglio finale. Ok, carta numero 22. E a me ricorda la carta del sole, giustamente, perché è raffigurato un sole. Ragazzi, questa carta parla fondamentalmente di agire, di divino maschile. Divino maschile è la parte yang, la parte che agisce, la parte diciamo attiva che va verso l'esterno, ok? Parlano anche di magnificenza. È come se vi dicessero che avete anche un numero doppio, carta numero 22. È come se si apprestasse questo periodo, stesse per arrivare insomma a questo periodo di chiarezza mentale, di anche proprio potenza, mi verrebbe da dire. Tenete presente che la forza è collegata al segno del leone, anche il sole è collegato al segno del leone, quindi in un certo senso è come se iniziaste a ruggire, mi viene da dire. Poi abbiamo la carta numero 6. Allora, questa carta fa riferimento ai cicli della vita e ai cicli che si ripetono. Ok? Quindi cercate di capire qual è il ciclo karmico che continua a ripetersi all'infinito. Può essere anche semplicemente un'attitudine mentale, come le vediamo qui. Il fatto che, non lo so, per esempio siete in una dinamica dove appena le cose non vanno esattamente come voi volevate, cominciate a pensare che non sia un buon progetto, che avete sbagliato a iniziare o cose di questo genere. Ecco, lasciate il tempo al tempo,
tutto ha un momento di crescita, un momento di up e poi un momento di decrescita e tutto è una legge universale, non la legge del ritmo. Quindi tutto va secondo un ritmo. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo futuro. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!